Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro una cosa diversa dal tunisino, ovvero questa bella e coloratissima mattonella a uncinetto regolare, una mattonella Granny Square in cotone che ho chiamato mattonella Sharon. Bene, questa mattonella la vado a unire in strisce di 8 mattonelle, poi queste strisce le unirò a loro volta per creare un coloratissimo e bellissimo gilet lungo estivo, visto che ho usato il cotone per realizzare queste mattonelle. Questa di oggi è la prima parte del tutorial, ma andiamo a cominciare. Bene, prima di cominciare vi informo che questo che sto facendo è un voice over di un mio tutorial appena realizzato per il mio canale in inglese, quindi mi sto auto traducendo, diciamo. Quindi se notate qualcosa di strano, non vi preoccupate. Ora vi faccio vedere, facendo le piastrelle colorate, io sto usando per cominciare tre diversi colori, che sono questi, sono in cotone. Bene, io comincio con questo bell'arancione e vado prima di tutto a iniziare con un cappietto e realizzo una breve catenella di 4 maglie. 1, 2, 3, 4 che chiudo in tondo con una maglia bassissima. Ora preferisco cominciare da una breve catenella, questo è il giro numero 1, e non da un anello magico per evitare per dare maggiore stabilità al lavoro anche in seguito, essendo un capo di abbigliamento che magari dovrò lavare e comunque sfruttare. E quindi la catenella mi dà maggiore stabilità dell'anello magico, soprattutto come lo faccio io, diciamo. Ora vado a lavorare 12 maglie alte all'interno di questo cerchietto. La prima maglia alta del cerchio a me piace farla in questo modo, quindi faccio una catenella per alzare, diciamo, il punto e poi vado a realizzare la maglia alta. Eccola qui, questa è uno. Poi io ho la codina che vado a, diciamo, a lavorare sopra di essa mentre lavoro, in sostanza. Scusate un po' la confusione. Vedete, la nascondo nel lavoro mentre lo faccio, quindi maglia alta numero 2 e intanto lavoro sopra la codina, 3, eccetera, eccetera, fino a 12. Bene, qui sono arrivata, diciamo, alle ultime maglie alte del giro. Come vedete è rimasto poco della codina che ho introdotto nel lavoro mentre lo facevo. Ora la 12ª maglia alta. Che vado a unire alla prima con una maglia bassissima chiudendo il cerchio, così. Io a questo punto non taglio ancora il colore perché mi servirà per il giro numero 2, ma sicuramente vado a tagliare questa codina che mi sta un po' tra i piedi. Ecco qua. E ora nel giro numero 2 andiamo a fare 12 punti ghianda separati da 2 catenelle tutto attorno a questo cerchio. Quindi il punto ghianda lo faccio così. Inizio con 3 catenelle che contano per me come maglia alta numero 1 di 5. Poi nello stesso punto vado a fare altre 4 maglie alte complete, quindi chiuse, 2, 3, 4 e 5.
questo punto, diciamo, tiro un attimo il filo creando un'asoletta un po' più larga in modo che non si perda, levo l'uncinetto e lo vado a inserire nella prima maglia alta, che in questo caso è creata dalle 3 catenelle, quindi dalla terza catenella di 3, quella iniziale, lo inserisco qua, e con la testa vado a inserire l'uncinetto nell'asoletta che ho allargato, la tiro di nuovo, la restringo e vado a passare attraverso l'asoletta iniziale, chiudendo il mio gruppo di 5 maglie alte, creando il punto ghianda. Eccolo qui. A questo punto faccio 2 catenelle, 1 e 2, e poi faccio un altro punto ghianda nella maglia sottostante del giro, la numero 2, e in questo caso però ovviamente avrò 5 maglie alte intere fin dall'inizio. Ecco qui. Dopo l'ultima allargo leggermente l'asoletta in modo che non si apra il punto. Conto indietro, arrivo alla prima maglia alta del gruppo, inserisco lì l'uncinetto e contemporaneamente anche nell'asoletta allargata, la restringo e passo in questo modo, la faccio passare attraverso la prima asola, chiudendo tutto il mio gruppetto e creando un bel punto cicciottino, diciamo, che è il punto ghianda. Adesso lo vado a fare tutto attorno i miei 12 punti ghianda separati da 2 catenelle, tutto attorno finché non arrivo, diciamo, all'inizio, e vi farò vedere adesso cosa succede. Eccomi qua, ho fatto i miei 12 punti ghianda e le mie ultime 2 catenelle di separazione, e ora con una maglia bassissima sulla testa, diciamo, del punto ghianda vado a chiudere il giro e a questo punto sì, affranco il filo arancione, lo taglio e non ci penso più, non lo userò più. Ora ho questa codina e nel giro numero 3, che vado a fare con quest'altro colore, quest'altro cotone, io lavorerò sopra questa codina. Dunque, giro numero 3, inserisco sulla testa del primo punto ghianda l'uncinetto, porto avanti la codina arancione sulla quale lavorerò e aggancio il nuovo colore facendo attenzione al fatto che la coda del nuovo colore sia più o meno lunga come la codina che vado a lavorare, perché adesso faccio una catenella e una maglia bassa nello stesso punto della catenella. E ora andrò a lavorare sopra entrambe le codine. Vado a fare una maglia bassa subito dopo il primo punto ghianda, eccola qui, poi vado a fare una maglia alta allungata o leggermente allungata, la vado a inserire qui sotto dove c'è una piccola V, la vedete tra il primo punto ghianda e il secondo punto ghianda, vado a inserire lì l'uncinetto e creo la mia maglia alta leggermente allungata. Ecco qua. Poi sempre nello spazio di 2 catenelle tra 2 punti ghianda vado a fare anche un'altra maglia bassa prima del secondo punto ghianda. Ok, eccolo qua, lo vado a fare. E questo è più o meno è la ripetizione, quindi faccio una maglia alta sulla testa del punto ghianda, scusate, una maglia bassa ovviamente, e nello spazio di 2 catenelle tra 2 punti ghianda vado a fare una maglia bassa, una maglia alta allungata e un'altra maglia bassa.
e contemporaneamente io vado a lavorare sopra le codine, in modo da non avere troppo lavoro da fare alla fine della mattonella, alla fine del progetto. E in questo modo la mia maglia alta allungata tra i punti ghianda si va a nascondere, in qualche modo a fondere nel lavoro con un effetto davvero carino. Ora faccio la mia maglia bassa, poi una maglia bassa sulla testa del punto ghianda successivo e di nuovo ripeto nello spazio una maglia bassa, una maglia alta allungata e un'altra maglia bassa e così di seguito fino alla fine del giro. Eccomi qua, vedete che bell'effetto già che crea? Ora ho fatto, vediamo, la mia prima maglia alta nello spazio di 2 catenelle, scusate, la mia prima maglia bassa nello spazio di 2 catenelle, poi faccio la maglia alta allungata, l'ultima del giro, eccola qui, e l'ultima maglia bassa del giro che vado a fare qui, ok? E chiudo il cerchio sempre con la maglia bassissima sulla prima maglia bassa del giro. Ora non tagliate il filo, ma faccio una catenella e faccio il mio giro numero 4, sarà di 48 maglie basse tutto attorno e sopra i punti appena creati nel giro numero 3. Ok, quindi la prima maglia bassa sullo stesso punto e attorno. Mi raccomando, contate le maglie perché è importante che siano 48 per ottenere il progetto, cioè la mattonella completa. E lavorerò così a maglia bassa fino alla fine del giro e poi ci vediamo. Eccomi qua, finito questo semplice giro, unisco con una maglia bassissima nella prima maglia. A questo punto non taglio il filo, ma devo andare a unire il terzo colore e lo faccio in questo modo. Inserisco l'uncinetto nel punto, nella maglia bassa successiva, ma invece di chiudere il punto, per chiuderlo uso il terzo colore, che lo aggancio così e chiudo il punto e inizio il mio giro numero 5 a questo punto. Ecco qua. L'altro filo lo lascio qui appeso e col terzo colore vado a fare un giro di punti ghianda separati da 3 catenelle. Inizio subito qui. Quindi esattamente come prima faccio 3 catenelle che contano come prima maglia alta e contemporaneamente, come sempre, lavoro sulla codina del mio terzo colore. Ecco qua. 1, 2, 3 e questa è la maglia alta, conta come maglia alta numero 1. Inserisco la codina in modo da lavorarci sopra e nello stesso punto lavoro altre 4 maglie alte. Esattamente come prima. All'inizio è un po' più lento il lavoro perché sto introducendo la codina.
Dunque allungo l'asola dell'ultima maglia alta, vado a inserire l'uncinetto nella terza catenella di 3 e contemporaneamente anche nell'ultima asola allargata la stringo e senza fare il gettato passo l'ultima asola attraverso la prima. Le catenelle di separazione tra una ghianda e l'altra sono in questo caso 3 e non 2. Dicevo che inizialmente il lavoro può apparire un po' lento perché sto lavorando sopra la codina, ma secondo me vale la pena perdere un pochettino di tempo così all'inizio, finché non ho, diciamo, nascosto completamente la codina, piuttosto che dover riprendere il lavoro alla fine del progetto e dover stare a reinserire, a affrancare tutte le codine di tutti i colori, che mi sembra un lavoro veramente, veramente arduo. Invece così, soprattutto quando le dita acquisiscono la memoria del gesto, diventa una fatica minore, diciamo. Anche perché se lasciate una codina, diciamo, lunga il giusto e non lunghissima, dopo qualche punto l'abbiamo già nascosta a sufficienza e la possiamo tagliare e riprendere a lavorare i punti con la velocità consueta. Qui vi sto mostrando la seconda ghianda, 3 catenelle di separazione tra una ghianda e l'altra. Ah, attenzione, non vi ho detto che tra una ghianda e l'altra, sotto dovete saltare 2 punti, 2 maglie basse sotto, vedete? 1, 2 e nella terza. Faccio tutto il giro e ci vediamo alla fine. Dunque, quindi, questi sono in totale 16 punti ghianda, fatti a distanza di 2 maglie con 3 catenelle di separazione, spero sia chiaro. E alla fine, dopo le ultime 3 catenelle di separazione, vado ad agganciare e a chiudere il cerchio sempre sulla testa del punto ghianda e posso già tagliare il nostro colore numero 3. Ecco qua. Bene. Ora vado a riprendere per il giro, mi sembra numero 6, vado a riprendere il filo che ho lasciato appeso. Quindi inserisco l'uncinetto sulla testa del primo punto ghianda, sì, giro numero 6, qui, in mezzo, riprendo il filo che avevo lasciato appeso e come prima vado a fare prima una catenella e poi una maglia bassa nello stesso spazio. Ecco qua. Come prima vado a lavorare sopra la codina del terzo colore, ma a differenza del giro, diciamo, precedente fatto con questo colore, io vado a fare una maglia bassa sulla testa di ogni punto ghianda attorno e nello spazio di 3 catenelle vado a fare una maglia bassa subito dopo il punto ghianda, 2 maglie altissime che poi vado ad agganciare sotto come vi mostrerò e un altro punto basso, un'altra maglia bassa prima del punto ghianda successivo. Quindi una maglia bassa, ora faccio una maglia altissima che si fa in questo modo, quindi con fare il gettato doppio e la vado a inserire in una delle due maglie basse saltate nel giro precedente, vedete? Tra una ghianda e l'altra. Sono molto chiaramente visibili, quindi non è un problema trovare dove stanno, dove agganciare l'uncinetto. Ecco qua. Quindi faccio la prima maglia, il primo, la prima maglia altissima e la seconda maglia altissima la vado ad agganciare nella seconda maglia bassa del giro precedente, quella saltata. Scusate, 2 giri precedenti.
E ora un'altra maglia bassa prima del punto ghianda successivo. Ecco qua. Poi una maglia bassa sulla testa del punto ghianda successivo e di nuovo nello spazio di 3 catenelle vado a fare una maglia bassa, 2 maglie altissime, 1 e 2, ecco qua, e un'altra maglia bassa prima del punto ghianda successivo. E lo faccio tutto attorno e ci vediamo alla fine. Eccomi qua. Vedete anche qui che bell'effetto che si ha introducendo un nuovo colore, insomma molto carino. Ora, a questo punto noi siamo arrivati alla fine, chiudiamo il giro con una maglia bassissima e affranchiamo anche questo colore. Ora, come vedete, questa mattonella chiaramente non è conclusa, prima di tutto perché non è quadrata, non è una mattonella, ma è un cerchio ancora. Bene, nel prossimo tutorial io vi farò vedere come creare, concludere, come finire la mattonella usando un bel colore avorio, ma soprattutto voglio farvi vedere come unisco le mattonelle una all'altra mentre lavoro. Quindi creo i miei 3 lati e poi nell'ultimo lato vado a agganciarmi alla mattonella già creata, sempre cercando di risparmiare tempo nel lavoro, insomma. E niente, questo è tutto per questa prima parte del tutorial sulla piastrella Sharon e vi attendo per la seconda parte che sarà sempre un voice over. E se volete vedere le anticipazioni potete andare sul mio primo canale che è in inglese, però penso di facile comprensione. E niente, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e ci vediamo alla prossima. Bye bye!